Ho trascorso qualche giorno in un paese delle Marche e un pomeriggio, seduto davanti al fuoco di un camino, le fiamme e il crepitio del legno mi hanno riportato indietro nel tempo. C'è qualcosa di primordiale nel fuoco, una magia che cattura lo sguardo e ti fa perdere nei pensieri. Mi sono trovato a riflettere su quanto fosse bello questo momento di pace e su quanto fosse diversa la mia vita quando abitavo in una casa isolata in montagna e alla sera avevo sempre il fuoco davanti a me. Ricordo che la cosa che mi colpì maggiormente quando mi trasferii in quella casa fu il silenzio. Un silenzio che all'inizio ti spiazza, quasi ti mette a disagio, ma che poi diventa il tuo migliore amico. La natura è una maestra di vita, ti insegna la pazienza, il rispetto per i ritmi lenti delle stagioni e l'importanza delle cose semplici. Ogni mattina uscire a respirare l'aria pulita non era solo un gesto banale, era quasi un rituale che mi faceva sentire vivo, che mi faceva stare bene. Mi ricordo i colori dell'autunno, con le foglie che creavano un tappeto dorato sotto i piedi, e l'inverno, quando c'erano le nuvole basse che nascondevano tutto, oppure la neve, e mi sembrava di essere in una dimensione sospesa. Era una vita che sicuramente mi connetteva profondamente con me stesso e con l'ambiente circostante. Però vivere in una casa isolata nel bosco non è solo poesia, è anche una sfida continua. Ogni comodità che diamo per scontata in città, lì si conquista, spesso con molta fatica. Uno degli aspetti più complicati era la gestione del quotidiano, soprattutto degli imprevisti che portavano via molto tempo. Un albero abbattuto dal temporale della notte che blocca la strada e ti obbliga ad armarti di motosega e fare pulizia. La stufa a legna che tira poco perché magari hai usato un legno che ha creato molta fuliggine e quindi devi fare lo spazzacamino. Le nevicate che, seppur rare, significavano ore passate a spalare per raggiungere la strada verso il paese e così via. L'isolamento poi è un altro fattore importante. A me piace, ma non è per tutti. Quando vivi lontano dagli altri, il silenzio che all'inizio ti affascina può trasformarsi in solitudine e se hai bisogno di un aiuto immediato, spesso devi arrangiarti e non sempre è facile e non sempre riesci a risolvere il problema. Insomma, le fiamme nel camino del pomeriggio di pochi giorni fa mi hanno fatto venire voglia di tornare ad abitare in un posto isolato, in una casa nel bosco, ma mi hanno anche ricordato tutto quello che ciò comporta. Oggi vivo in un piccolo paese che però, se lo confronto con il posto dove abitavo prima, garantisce una vita molto agevole. Praticamente ho tutto a portata di mano ed è molto raro che mi capitino imprevisti che devo risolvere rapidamente, magari da solo. È comodo, ma è un po' anche una trappola dove è facile cadere nel vortice del consumo, della distrazione continua. Ogni minuto è riempito da un impegno, una notifica, una corsa contro il tempo. Ti senti produttivo, certo, ma quanto di questo è veramente appagante? Ovviamente non è solo una scelta tra due luoghi, ma tra due stili di vita completamente diversi. Entrambi hanno il loro fascino, ma anche le loro difficoltà. Potrei tornare a vivere in una casetta nel bosco, ma non sono sicuro di volerlo davvero. A volte mi voglia di mollare tutto e farlo, però so benissimo che tornare significherebbe affrontare di nuovo tutte quelle difficoltà che avevo lasciato alle spalle. Ma forse, ora che sono consapevole, potrei affrontarle con uno spirito diverso. E poi sicuramente non mi dedicherei all'agricoltura. Sicuramente non andrei a cacciarmi in una di quelle situazioni di sopravvivenza o anche solo di autosufficienza che a molti sembrano romantiche perché non le hanno mai provate. Non lo so, magari tra un po' mi si schiariranno le idee. Per ora rimango qui, poi vedremo. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere. Guarda anche questo video nel quale ho raccontato tutta la storia della mia casa sulla montagna. Non dimenticare un like, l'iscrizione al canale e la condivisione di questo video che può essere utile anche ad altri che magari sognano una vita in una casa isolata in un bosco.